Bene, sono riuscito a mantenere l'appuntamento del venerdì alle 5, 5 e mezza. Ehm, e ottimo, ripartiamo subito dall'Italia che con QGIS ho visto che ci sono state moltissime visualizzazioni del video della scorsa volta. Ripartiamo così. Più o meno avevamo fatto che avevamo impostato uno stile in base al codice della provincia. Okay, così avevamo una mappa tutta bella, colorata, avevamo caricato un plugin e, avevamo caricato come base, lo sfondo di OpenStreetMap. Tenete d'occhio la proiezione qua sotto, che praticamente quando, io cambio e metto OpenStreetMap automaticamente me la cambia in, 3857, che è il sistema di posizione, è la proiezione diciamo piana del sistema di riferimento VGS 84. Mettiamo un po' di, trasparenza con lo stile. Okay, possiamo impostarla qua per renderla un po' un'azione un po', generale. Bene, allora cosa vediamo oggi? Abbiam preso un attimo confidenza con le tabelle, che quando io schiaccio apri tabella attributi, mi si apre, la tabella attributi della geometria. Se eventualmente io posso, selezionare sia dalla mappa o sia dalla tabella, io seleziono questi comuni, poi posso fare, zoom to select, mi fa vedere che ho selezionato queste geometrie. Ad esempio se ne seleziono una, sarà una solo questa, seleziono un'altra, si sposta. Beh, proprio ho beccato quella vicino, okay. E la stessa cosa per chi usa Linux o comunque, l'USGeo. Praticamente, c'è una funzione che se io faccio tasto destro sempre in primo piano, la tabella non mi va, sotto quando io schiaccio, le altre finestre, quindi io posso selezionare una o più geometrie, tipo seleziono queste geometrie e lui automaticamente me le seleziona in tabella. Ma, questo comando è molto utile per far tornare in alto e quindi raggruppare tutti le geometrie selezionate. C'è questo pulsante qua che porta, in alto, tutte le geometrie. Queste qua son tutte le geometrie selezionate. Eventualmente se io voglio, togliere questa, i record qua in tabella, se vedete, diminuiscono. Io lo tolgo, vedete, guardate qua che, diminuiscono ehm, fino a quando non ce ne sono 1 o 2 o 3. Okay, facciamo qualcosa di più della selezione, perché dopo il nostro obiettivo è, stampare una tavola. L'altra volta non mi ricordo se abbiam fatto una query di selezione, anche la query non è una cosa che vi deve spaventare, è una selezione. Quindi io voglio selezionare, tutti i comuni di una provincia. Ad esempio voglio selezionare, solo questa provincia, eventualmente colorata, però manualmente dovremmo metterci qua e selezionare, tutti i vari comuni. Magari qua in confine è un po', più semplice. Se schiacciate e non tenete schiacciato il tasto che adesso vi dico, se voi schiacciate su un comune tutti gli altri spariscono, mentre se tenete schiacciato il tasto, control sinistro della tastiera, vi permette di aggiungere, gli elementi alla selezione. Quindi adesso la provincia l'abbiamo colorata. Ricapitolando, per selezionare, per colorare in modo diverso, la provincia, noi siamo andati nelle proprietà del livello e gli abbiam detto: "Okay, classificami, quindi categorizzami tutti i comuni in base al codice Pro". Se ad esempio facciamo in base al codice reg, che è
alla regione, facciamo riclassifica, lui ti dice: "Okay, sto cancellando la classificazione precedente, vuoi procedere?" Sì. Faccio apply e così i colori me li ha diciamo i comuni me li ha classificati e colorati in base alla regione. Come procediamo? Quindi questo campo, il campo, codice pro, codice, reg e codice Istat, che però vabbè, in questo caso, in questo esercizio non avrebbe senso, sono dei parametri, delle variabili che ci permettono di raggruppare i comuni in colori oppure in selezione. Quindi se se ad esempio vogliamo ritagliare in qualche modo, fare un filtro, una selezione sul codice sui comuni della, regione Piemonte, clicchiamo col tasto di informazione per vedere, okay, prendiamo un comune, il codice regione, è 1, quindi noi dobbiamo fare una selezione per il codice regione. In tabella, che di solito è comoda perché quando facciamo una selezione di solito dobbiamo vedere che i dati ci sono, se no lo stesso pulsante c'è, vediamo impostazioni, vettore, visualizzo, c'è seleziona da qualche parte. Ah. Perché il pulsante qua fuori è questo qua, seleziona, però volevo vedere se c'era anche nel menu, non lo trovo. Ah, eccolo qua, seleziona in base per espressione. Se vedete l'icona è la stessa che c'è qua, è la stessa che c'è qua, ma è anche la stessa che c'è qua. Quindi selezione. Per chi magari ha mai sentito, parlare di linguaggio SQL, questo è un linguaggio SQL, però vedremo che non è così, complicato. E, sempre per chi ha usato il linguaggio SQL, noi andiamo a definire quello che c'è dopo where. Di solito il linguaggio SQL si scrive in questo modo: select all, tutte le colonne, from il nome della tabella, in questo caso è com 2001 underscore VGS 84, where praticamente where il codice reg è uguale a 1. Questo è di solito quello che viene scritto nel linguaggio SQL. Questo pannello di espressioni ci permette di dire: ok, tutta questa parte qua è omessa, quindi è sottintesa. Noi selezioniamo tutte le colonne da questa tabella e ci rimane solo quello che viene dopo, il where. Il where dobbiamo dire il codice reg uguale 1. Qui non sembra formattato bene. Una parte qua da parte, un aiuto può venire dalle funzioni qua da parte. Ad esempio, qua c'è campi e valori, possiamo dire ok, codice reg, in effetti lui ce lo mette con i doppi apici e poi mettiamo uguale per vedere i valori, perché i valori numerici e testuali si scrivono in modo diverso. Diciamo okay, il codice reg, dammi un esempio, come si scrive l'1, il 2, il 3, il 4. Okay, si scrive così. Sembra una banalità, però in effetti, per chi è nuovo di questo strumento, il testo, se il codice reg fosse un campo, testuale, avremmo dovuto scriverlo così, quindi è già una cosa diversa. Se andiamo infatti a dire: "Okay, nome, dammi tutti i campioni", vede loro, cioè lui già automaticamente mette, togliamo questo, automaticamente quando io schiaccio 2 sul nome, sul campo testuale, lui mette gli apici. Quindi torniamo in prima. Quindi quando siete in questo punto volete interrogare il codice reg, tirar fuori solo il codice reg uguale a, usate pure i tasti qua sopra, uguale a
10 soli campioni uguale a 1, facciamo seleziona. Lui ci seleziona tutta la regione. Eventualmente, se diciamo: "Okay, però vogliamo anche la Val d'Aosta, il codice regione è 2", rischiacciamo questo, campi e valori, codice regione uguale a 2, oppure possiamo scriverlo direttamente 2. E, questo ci dice: "Okay, seleziona". Se noi schiacciamo seleziona, lui ci fa una nuova selezione, invece noi gli dobbiamo dire: "Aggiungi alla selezione che abbiamo". Lui fa sì, l'ha fatto, ha aggiunto la Val d'Aosta, non appena noi abbiam fatto seleziona, lui ha aggiunto la Val d'Aosta. Guardate qua che io provo anche a rimuovere dalla selezione. Okay, lui ha rimosso dalla selezione, quindi questo strumento è molto comodo. Copiatevi, questo codice regione perché vedrete che è lo stesso che inseriremo ehm, nella finestra successiva, nell'esercizio successivo, quindi, per adesso me lo son copiato, tanto o comunque appuntatevelo su un bloc note. Okay, codice, regione 1. Come facciamo a fare adesso è proprio una selezione, noi possiamo fare tasto destro, salva con nome, gli diamo un file di uscita trash temp Piemonte, lo salviamo, possiamo dire, di scegliere ESRI shapefile, GeoJSON, KML, DXF, tutta una serie di, ehm, diciamo di output. Possiamo definire anche la proiezione, nel caso scegliessimo KML che lo dobbiamo scegliere la proiezione 4326, tenetevela, appuntata. E poi qui c'è il flag salva solo le geometrie selezionate e faccio okay, tutto il resto potete lasciarlo così tranquillamente, faccio okay. Lui mi salva questo file, KML, okay, l'ha riprodotto. E così, sembrava la Liguria sembrava gialla, sembrava selezionata. Niente, questo file qua, non prova a caricarlo, su Google Map perché, sarebbe molto pesante. Magari sì, intanto che facciamo l'altro esercizio noi proviamo a caricarlo. Okay, Google Map, Gmap, Google Maps. Facciamo un My Maps, crea mappa. Okay, facciamo importa, possiamo importare questo KML che non so dove l'ho salvato, Piemonte KML, son 28 mega e niente, intanto continuiamo. Dicevamo, abbiamo tenuto copiato e incollato perché noi non vogliamo solo selezionare, ma vogliamo fare un filtro, quindi non vogliamo ricreare un nuovo, shapefile o comunque riempirci di shapefile, ehm, ma vogliamo semplicemente fare il filtro. Per fare il filtro si va in, proprietà, qua c'è il tab generale, costruttore interrogatorio codice reg, però se non l'avete fatto possiamo anche il sistema di prima, codice reg uguale campione 2, che poi era un Piemonte, e viene lo stesso, risultato. Okay, vediamo cosa succede. Lui praticamente ci estrapola solo i comuni del Piemonte. Togliamo la selezione e va bene così. Non vogliamo tutto il comune del Piemonte, vogliamo solo una provincia, la provincia di non so che provincia è, però è la provincia 1. Per non confonderci prendiamo la provincia 4,
Andiamo qua, generale, costruttore interrogazioni, codice regione, lo cambiamo, codice provincia uguale campione 4. Lui già in effetti fa il filtro sugli elementi esistenti. Facciamo ok e adesso ci ha selezionato solo ci ha fatto un filtro solo sulla regione, sulla anche un'altra provincia, la provincia 3, prendiamo questo, gli diciamo prov 4. Non riesco a scrivere prov, facciamo, ci mettiamo invece prov 2, prov 4, prov 2, adesso coincidono, però se andiamo qua dentro cambiamo l'interrogazione, mettiamo 2. Lui ci seleziona questa e questa. Vogliamo aggiungere al prov 2 anche il prov 3? Costruttore di integrazione, diciamo or, copiamo sempre codice prov uguale 3. Facciamo ok e lui ci aggiunge la provincia 2 e la provincia 3. Infatti i colori in base alla provincia sono 2, 1 e 2. Sì, erano uniti. Ok, detto questo, ho preso un po' di familiarità con la selezione. Perché non proviamo a stampare, quindi a esportare questa mappa? Possiamo semplicemente dire ok, salva come immagine. Noi salviamo come immagine temp prov Piemonte in PNG format. Vediamo cosa ha esportato. Temp prov Piemonte ha fatto questo PNG ed è comunque una soluzione abbastanza comoda, però la funzionalità del Composer, che è praticamente il layout di stampa per chi proviene da AutoCAD, è molto buono. Intanto vediamo mappa senza titolo. Ok, questo file non può essere importato perché è superiore a 5 mega. E allora selezioniamo solo 2 comuni, 3 comuni, facciamo salva con nome, lo esportiamo sia in KML, così per tutti gli amici di OpenStreetMap, produciamo anche un file, salva solo le geometrie, sia il KML, salva con nome, facciamo anche il GeoJSON, ok, sfoglia, temp Piemonte. Ok, abbiamo questi due shape, seleziona il KML e temp Piemonte KML. Ok, adesso l'ha caricato. Intanto andiamo in geojson.io e qua facciamo open file, usati recente, scrivania trash. Ok, temp geojson e ha salvato pure le geometrie da sovrapporre ed eventualmente modificare con geojson.io. In effetti anche questo possiamo anche modificare i vari contenuti. Niente, chiudiamo qua. Dicevamo, QGIS è forte anche per il suo Composer, quindi per il suo layout. Se andiamo in progetto, facciamo un nuovo compositore di stampa, test stampa, ok, e ci si presenta un nuovo layout. Quello che dobbiamo fare è impostare prima di tutto la 4, poi dobbiamo vedere questi tool qua da parti, questo è per inserire la mappa.
Okay, la mappa viene visualizzata qua, possiamo inserire un'immagine, magari il logo, della nostra azienda. Sorgente immagini, vediamo se ho un'immagine, da caricare. Okay, quella di QGIS. Okay, possiamo aggiungere un testo. Qui c'è scritto tutorial 2, oppure possiamo farla anche in HTML, per chi ha un po' più dimestichezza con l'HTML. QGIS base, BR, okay. Per fare un po' il grassetto si possono anche mettere immagini e tutto. La legenda, in automatico lui prende questi colori legenda, però vediamo che c'è un elemento, caricato che magari ci disturba, lo possiamo prendere e lo possiamo prendere e eliminare, però se c'è se c'è fleggato questo, aggiorna automaticamente, non possiamo modificarlo. Invece adesso possiamo prendere e modificare la legenda. Anche qui possiamo modificare, i caratteri, anche quello che c'è scritto. Poi possiamo mettere una scala. La scala, ad esempio per fare questa è la solita scale bar, però per fare ad esempio i, numeri dobbiamo mettere stile numerico. Okay, 1 a 3.249.000. Possiamo dire: "Okay, gestire la scala", mettiamone 1 a 300 no, 3.000.000, quindi facciamo 2.500.000. Okay, appena usciamo lui fa, lo zoom sulla carta. Possiamo prendere con questo pulsante ed eventualmente muoverci per, raddrizzarlo. Possiamo mettere, sì, delle forme, infatti non c'è la freccia del nord. Possiamo mettere anche una tabella, però il discorso di mettere una tabella potremmo anche, dire: "Vabbè, mhmm, incominciamo a impostare tutto, vediamo se riusciamo a togliere ricarica dati, attributi, sorgenti, etichette delle geometrie. Voglio togliere, okay, lo shape area, perfetto. Okay, posso farlo da qua. Ah sì, allora è comodo. Togliamo anche l'object id, codice reg e codice, pro. Ah, okay. Questo qua va a prendere il codice pro di uno di questi 2. Se eventualmente vogliamo mettere sia questo con senza il codice reg e vogliamo mettere anche quello dell'altra tabella, codice pro, attributi, etichette delle geometrie. Non me li ha visualizzati. Sì, eccoli qua. Quindi la provincia 4 e la provincia 3, anche questo togliamo gli attributi, codice reg, shape area, okay, e ho visto che praticamente ce ne sono molti di più in effetti di comune, però qua non si visualizzano perché bisognerebbe avere una tabella, un po' più grande. Tutte queste, misure, ad esempio se lo vogliamo far andare esattamente a 5 millimetri là sopra c'è posizione e dimensione. Lui prende il, parametro in alto a sinistra, ci mettiamo 5 millimetri e 5 millimetri e poi possiamo decidere anche di allargarlo e tutto. Siamo pronti per la stampa? Sì. Possiamo fare esporta in immagine in SVG o direttamente in PDF. Io di solito lo esporto in immagine. Temp test composer. Sulla scrivania scegliamo PNG, va bene, ci mette un po' a caricare, poi se non appare niente di solito bisogna schiacciare qua in mezzo per vedere, l'aggiornamento, okay. Ha estratto il test composer,
ed esattamente viene fuori, la vostra mappa. C'è stato qualche errore qua con OpenStreetMap, bisogna fare, un attimo di prove, però comunque il risultato è, mi sembra abbastanza buono. Oggi ho finito perché sono un attimo di fretta. Niente, magari, vedremo anche qualche aggiornamento e poi avevo visto che anche per fare il web tool, possiamo vedere di fare qualcosa. Dai, ci sentiamo, alla prossima.